L'intelligenza artificiale è una presenza invisibile ma costante nella vita dei nostri figli. La usano a scuola come un tutor per i concetti difficili, sui social per i filtri di TikTok e persino nei giochi. Ma noi genitori, come ci poniamo davanti a questa rivoluzione? Sappiamo bene che l'intelligenza artificiale è entrata anche nella scuola. È un assistente capace di fare cose nuove. Traduce testi complessi in parole semplici e aiuta a creare test per ripassare. È una scintilla per superare il blocco del foglio bianco, ma non deve sostituire lo sforzo personale. La sfida non è vietarla, ma insegnare ai ragazzi a usarla per gestire meglio la fatica dello studio. L'introduzione dell'IA a scuola ha generato un acceso dibattito tra le famiglie, dividendo i genitori tra chi è a favore e chi è contro. Comprendere entrambe le posizioni è fondamentale per accompagnare i nostri figli verso un uso consapevole e responsabile. Chi è a favore afferma che l'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, capace di personalizzare l'apprendimento e preparare i ragazzi alle sfide professionali del futuro. Chi è contro ribatte che l'intelligenza artificiale può portare a una pigrizia cognitiva, il rischio di plagio e la perdita di quelle capacità critiche e analitiche che solo lo studio tradizionale sembra poter garantire. L'obiettivo non è scegliere tra tecnologia e tradizione, ma trovare un equilibrio. L'IA deve essere il motore, ma i ragazzi devono restare al comando. Insegniamo loro a usarla per farsi domande migliori, senza mai smettere di allenare lo spirito critico. Ma quindi, quando risponde, l'IA non sta pensando come noi? Esatto, è un calcolatore che mette insieme parole basandosi su schemi matematici, ma non prova sentimenti né capisce davvero ciò che dice. Ciò che scrive può sembrare vero, ma è solo probabile. Qui serve il pensiero umano. L'IA suggerisce, ma solo la mente dei nostri ragazzi può fornire il giudizio finale. In un mondo dove l'IA può generare testi in pochi secondi, dobbiamo ricordare ai nostri figli un principio fondamentale: chi firma, si assume la responsabilità. Usare l'IA per esplorare idee è intelligente, ma delegarle il risultato finale significa rinunciare alla propria voce. Insegniamo la regola fondamentale. Per onestà citare sempre lo strumento usato, controllare i fatti, perché l'IA può sbagliare, e infine aggiungere il proprio stile e le proprie idee. L'intelligenza artificiale non è solo tecnologia, è un campo in cui dobbiamo portare i nostri valori. Usarla in modo etico significa lottare per l'equità, affinché ogni studente abbia lo stesso accesso a questi strumenti, e puntare sull'inclusione e la diversità per evitare che l'IA parli solo a pochi. Ma, soprattutto, significa responsabilità. Insegnare ai ragazzi che i valori che contano nella vita reale, come il rispetto e l'onestà, sono esattamente gli stessi che devono guidare ogni loro interazione anche online. Sì, tutto chiaro, ma all'atto pratico noi genitori cosa dovremmo fare? Dobbiamo controllare ogni click? In realtà, il segreto non è controllare tutto, ma partecipare. Dobbiamo imparare a parlare con loro, a chiedere come usano questi strumenti e, soprattutto, ad ascoltare le loro scoperte. L'educazione all'intelligenza artificiale non passa attraverso i blocchi o i divieti, ma nasce dal dialogo costante. Accompagnare i nostri figli in questo percorso significa trasformare la tecnologia da un potenziale segreto in un'opportunità di confronto quotidiano. Il messaggio per i nostri ragazzi è semplice. L'intelligenza artificiale deve essere un motore per l'apprendimento, non un sostituto del pensiero. Invece di chiederci solo se il compito è corretto, chiediamo: l'IA ti ha aiutato a capire meglio? È questo il cuore della sfida educativa. Se la risposta è sì, allora la tecnologia sta funzionando nel modo giusto. Beh allora, forse l'IA non è un problema così grande. Forse è l'occasione per tornare a chiederci cosa significhi davvero educare. L'intelligenza artificiale non sostituirà mai il calore di un genitore o la guida di un insegnante. Solo così può essere uno strumento straordinario,